nuova, fantastica ed imperdibile puntata di Dodicesimo Uomo. Allora, ci terrei subito a salutare il nostro vecchio presentatore, che stasera non è dei nostri, perché purtroppo è un po' malato, e ci terrei a presentare i nostri ospiti della serata. Allora, primo, non lo vediamo da venerdì, Tommaso Marra. Buonasera, ciao a tutti. Subito dopo c'è il nostro fido numero 1, numero 12, oppure dirigente Davide Feo. Ciao, buonasera. E poi stasera c'è il nostro telecronista, il nostro owner, Anthony Fiume. Da Ciao, Zon buonasera. Allora, Tommaso, abbassa la voce. Un attimo, problemi di... è tutto live, eh? Sì. Tutto live? Ok. Allora, ci darei ad iniziare parlando della scorsa partita. Un pareggio arrivato in casa della prima in classifica, e lascio la parola a Davide. Ne vogliamo parlare come è arrivato Luca? Certo che ne dobbiamo parlare. Parliamo della partita. Beh, sicuramente ci aspettava una partita difficile, lo sapevamo, perché la Polisportiva Conza è una delle candidate a vincere questo campionato. Per canto nostro abbiamo risposto benissimo, grazie. Per canto nostro abbiamo risposto benissimo sia atleticamente che fisicamente. E siamo stati bravi anche a portarci in vantaggio grazie ad un rigore. Sì. Devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi. Peccato per il gol che abbiamo all'ultimo minuto, come con i Lioni, anche stavolta all'ultimo minuto forse c'è stato un errore da parte anche tua, direi. Gli errori Perché sono da parte di tutti, si ti vince dico e si perde la perché squadra. già ne abbiamo passate così all'ultimo minuto, una rimessa laterale. Io dico che in quel frangente forse era meglio mandare la palla avanti, però va bene così, è andata, ci rimbocchiamo le maniche e speriamo di partire più forti già da sabato. Ok, farei parlare anche della scorsa partita il nostro dirigente Tommaso Marra. Tommaso, tu eri a Conza sabato? No, Prego. però l'ho seguita live. L'hai vista tutta? Sì, fino al 90esimo. E parlaci della partita, cosa hai visto? Cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto? Tutto, abbastanza, mi è piaciuto abbastanza tutto. Vincere fino a 3 secondi dalla fine contro la prima in classifica fuori casa significa fondamentalmente abbiamo fatto una bella partita. Tutti si sono spesi. Un saluto caro a Michele Pedretta che si è fatto pure male. Giusto. Salutiamo Michele. Ciao Michele. Buona guarigione, Michele. Buona guarigione assolutamente. Certo. E quindi vincere a 3, 4, 6 secondi dalla fine significa che il risultato lo stavamo portando in cascina, questi 3 punti che non arrivano da parecchio. Va bene, e da come avete capito Tommaso non si è visto nemmeno la partita, Ah, abbastanza tutto, insomma sempre un po' vago nelle dichiarazioni, ma va bene così, ti vogliamo bene lo stesso. Zero. Chiuderei il cerchio con il nostro amico Anthony. Anthony, dici qualcosa della partita, dici pure del tuo punto di vista, magari qualche parola in inglese da parte tua. Prego. Visto che abbiamo Oh yes. tanti tifosi sparsi per il mondo. Siamo Sì. 20.000 live, 20.000 ci dicono la regia, grazie a tutti, grazie. No, grazie ragazzi e grazie a tutti che guardano, è un piacere stare qua con voi, tutte queste partite di questo campionato. E anche non voglio parole in inglese adesso e anche a Michele un grande parola, penso che ce l'ho numero 9 stasera. Abbiamo anche. fatto proprio Sì, proprio a posto per Michele. E allora sulla partita devo dire che è stato in inglese, ok, prima in italiano perché per i culturalesi ti dico, ho visto una partita grandissima, la verità, come l'ho detto in group chat di Football Club Group, ho detto in mia mente andando in quella partita io speravo che non perdevamo 4-0, veramente. Allora vincendo 1-0 e fino al 96esimo minuto, questo significava per me una grandezza.
e anche per i nostri ospiti che sono venuti da Hawaii Sì. e da New York, Grande, Red, Natalia, Caraia, grazie, sono venuti a Culturale e poi 45 minuti a Conza per vedere. Sì. Hanno visto un bello gol di Brian Munoz, mamma mia, Luca Nardillo come ha fatto quello move di lampada, come si dice, lightning, Sì, lightning. e poi Brian Munoz ha tirato una rigore proprio top Perfetto. class, proprio. Allora sì, in English now I'll say it was an incredible time, so thank you to our guests from Hawaii and New York who came through. The mid-game interview by Rhett, who also wants to do a couple theme songs for us and some game music. He said he was listening to the Tarantella. Lui, non lo so se hai visto l'intervista, però l'ospite Rhett da Hawaii ha detto che lui, prima della partita, alle 10 di mattina, stava ascoltando la Tarantella di Monte Marano perché voleva, lui è un producer, voleva creare un po' di musica per noi e cercava musica tradizionale della regione e lui ha detto stamattina ascoltava la Tarantella e per sentire qualcuno che viene da Hawaii proprio sentendo la colazione con la Tarantella prima di una partita di Terminio è stato una gioia molto molto grande. Allora grazie ragazzi per quella giornata. Sfortunatamente sono d'accordo con Davide che forse non dovevi tirare sì, però questa è la cosa che tu hai giocato anche una grandissima partita, devo anche dire questo. Allora 95 minuti, shutout, clean sheet, niente gol, hanno segnato 18 gol prima di noi. Allora grande a voi e grazie. Da casa, Thank you Anthony for your impression. da casa Sì, ci scrive Antonio Cerrone. Vedo il conduttore confuso. No, e poi ci dovrei dire che io da conduttore so parlare anche più Tu lingue. sei un attore. Tipo poco fa ho detto thank you for your impression. Sai che significa? No, io voglio, non lo so, voglio che leggi il commento questo qua, tu stesso tu lo leggi, vai. I calzini di Luca Meo fanno schifo. Come i suoi controlli di palla, grazie. Chi l'ha detto? No, lo dobbiamo dire. Ah, sì, ecco. È il tipico dolce portoghese. Invitiamo pure in chat a scrivere il nome del dolce. Allora, chiudiamo il cerchio. C'è con- Zircolo Alessandra. Sì, che dice? Luca Meo sei il migliore conduttore. Grazie mille. Adesso Tommaso, poi parliamo un secondo e io poi sto là. certo, siamo tutti vari. Chiudiamo il cerchio con la scorsa partita e piccola parentesi del gioco settimanale. La scorsa giornata ha vinto Jack dal Kansas e salutiamo Jack e lo Ciao, aspettiamo Jack. presto Hi, per Jack. ricevere il premio. Mentre la domanda, il quesito, il quiz per la prossima settimana è: chi si è procurato il calcio di rigore? Va bene? Ok, adesso veniamo alla prossima partita. La regia, chiedo alla regia quanto manca? Siamo nei tempi? Ok, grazie. Allora, la prossima partita è contro il Gesualdo, una partita che mi vede parecchio, insomma, coinvolto perché mia mamma è parte della mia famiglia è di Gesualdo. C'ha 3 punti più di 3 punti in più di noi Gesualdo. Noi siamo ad 8 e loro ad 11. Stato quindi vinto è il premio. Lo sveliamo la settimana prossima. Tommaso deve stare un po' più in silenzio. Allora, stavo dicendo, hanno 3 punti più di noi, una squadra che abbiamo già affrontato lo scorso anno, è uno scontro al vertice, insomma, perché noi puntiamo alle zone alte come loro e niente, cercheremo di vincere, vogliamo tornare alla vittoria, anche se vorrei sottolineare che sono comunque 3 partite dove, insomma, non perdiamo, no? Lasciamo perdere che magari abbiamo lasciato qualche punto per strada, però è anche importante fare un filotto di vittorie, di pareggi, insomma, di cercare di non perdere. E niente, vorrei sentire Davide perché No, mi volevo al tuo discorso, vorrei passare la stavo pensando fra me e me, stiamo facendo un tira e molla tra disponibili e indisponibili, ne prendiamo, ne ritorna uno e ne perdiamo altri due, ne ritornano altri due e ne perdiamo un altro. È vero che abbiamo una rosa abbastanza varia e abbastanza,
cioè, variegata, insomma. ci sta abbastanza scelta, Sì. però non siamo mai, cioè fino ad oggi non siamo mai stati completi. Infatti questo sto pensando quando state parlando di Petretta e tu mi hai detto che comunque il Gesualdo è una bella squadra, Sì. e quindi abbiamo bisogno della mano di tutti, e per questo stiamo anche perdendo questi punti per strada, perché purtroppo non siamo mai al completo, perché abbiamo bisogno della mano di tutti. Così era pure l'anno scorso. Lo so, Entrava uno e uscivano due. lo so. Purtroppo su questo punto di vista non siamo fortunati. Questo sì. Lo si è visto anche quest'anno. Infatti l'anno scorso abbiamo giocato una partita tutti completi contro il Fontana Rosa in casa. È stata forse la partita più bella della stagione. Sì, il 22 dicembre, Sì. una cosa del genere. Cerroni in gol, Cerrone e Petretta. È vero. Comunque è arrivato, leggo un messaggio dalla Brianza. Sì. Roberta Candela 873. Io adoro i calzini di Luca Meo. Perché me li ha regalati lei. Sì, Grazie Roberta. Sì, comunque me li ha portati lei. Anche però prima che vai avanti c'è un messaggio dal Fredda, no? Luca, sei il miglior conduttore, sei un attore di mercato. Io, cioè, mi fa piacere essere il presentatore, però sono una persona che insomma prende commenti, c'ha visualizzazioni, non come te, parliamoci chiaramente, cioè sono abbastanza conosciuto nell'Inter, nell'Irpinia, Sì, come mi chiamo anche da alla Cupa e quindi creo reaction, per dirla lento, insomma. Ok. Anthony, cosa ci vuoi dire della prossima partita? Cosa ti aspetti dalla squadra? Io mo che parto per New York questa settimana e sono triste dispiaciuto che non sono qua con voi questo weekend, però lo so che noi tutti aspettiamo 3 punti questa settimana. Io sempre mi diverto lo stesso, però lo so per tutti che 3 punti sono necessari questa settimana. E grazie a tutti per tutto, questa è l'ultima cosa che dico. Speriamo che facciamo un test con Raffa, ringraziamo a Raffa e Michael Buono che fanno la diretta delle partite, facciamo un test se posso ancora fare come si chiama? Telecrona da cosa, e io penso che Luca segna la prossima partita. Grazie. Io penso un gol da Luca David Meo, è detto qua la prima volta, però guardate, succede. E anche, guarda questo bello logo, la Pangela logo la stessa volta, porti. Auguri a Davide anche, che ha fatto un auguri, happy birthday. Stavo pensando che volevo anticipare a tutti i telespettatori, a chi seguirà la diretta o la vedrà dopo, che in settimana saranno attivi le vendite per la lotteria, diciamo sì, la solita lotteria di Natale che facciamo, quindi vi aspettiamo come sempre a braccia aperte. A braccia aperte e tasche piene, mi raccomando. Allora niente, veniamo ai ringraziamenti, ai saluti per la fine della puntata. Ringraziamo tutti, dalla regia, a chi ci supporta da casa, a tutte le persone che Tommaso ha detto che non devi parlare sempre. I ragazzi che vanno via. Ok, ai ragazzi che purtroppo ci lasciano, ma torneranno sicuramente prima della fine del campionato, a tutte le persone che ci vengono a vedere, niente, ai nostri fan, ai piccolini, ai grandi, insomma, a tutti di tutte le età. Salutiamo Davide. Salve e buonasera a tutti. Salutiamo Anthony. Bye, see you later, thank you everybody. Salutiamo Tommaso. Ciao a tutti. Poi salutiamo anche il presentatore, non lo chiamo nemmeno il nome, il presentatore delle scorse puntate. E magari votate se volete me oppure volete lui, tanto non si prende. Tommaso è incredibile. Stella De Simone, la colpa del gol subito è di Luca Meo. Non si tira la rimessa mai indietro all'ultimo minuto, grazie. Ok. Un saluto a casa Campone. Penso che così la possiamo dire, è stata più... Va bene, un saluto anche a Stella che come tante altre persone capisce di calcio. Quindi buona serata a tutti e ci vediamo la settimana prossima. Posso? Basta, ci vediamo la settimana prossima. Buona serata. Ale Furla. Bye bye. Qui, ciao.
Bye bye. Furono